State vagando tra gli scaffali del supermercato, cercando qualcosa di nuovo per la colazione. Vi trovate con due confezioni in mano e dovete fare una scelta. Una sola riporta la scritta senza olio di palma. Sfido chiunque a non scegliere quella invece dell'altra. Poco importa se nemmeno l'altra ha al suo interno il fatidico ingrediente. Poco importa se il motivo per cui evitiamo l'olio di palma dovrebbe portarci a evitare anche altri grassi vegetali o animali. Tutto questo poco importa se la lista degli ingredienti non viene letta da nessuno. Informarsi su tutti gli ingredienti e non soltanto sul loro capro espiatorio è fondamentale. L'olio di palma è stato additato per il suo alto contenuto di acidi grassi saturi, 50%, rispetto ad altri grassi vegetali usati a scopo alimentare, come l'olio d'oliva, circa 18%, l'olio di soia, 16%, l'olio di semi di girasole, 13%. Il burro, invece, che contiene una quantità di acidi grassi saturi simile a quella dell'olio di palma, 50%, è passato in sordina, così come il tanto decantato olio di cocco, che mostra contenuti ancora superiori, 65%. Ma vediamo qual è, nei fatti, il problema dei grassi saturi. Da un lato essi sono normali costituenti della frazione grassa degli alimenti, la cui assunzione è necessaria anche per permettere un'adeguata crescita. Il 40% degli acidi grassi totali nel latte materno, infatti, sono saturi. Per l'uomo adulto, però, consumarne eccessivamente comporta l'innalzamento dei marcatori di rischio cardiovascolari, in particolare del colesterolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha indicato i principali fattori di rischio per le malattie croniche come il tabacco, l'alcol, l'alimentazione scorretta e la sedentarietà, ha aggiunto tra questi anche il consumo di acidi grassi saturi, raccomandando che la loro quota calorica non superi il 10% di quella giornaliera. Ciò significa che, in un fabbisogno di 2000 calorie al giorno, i grassi saturi non devono superare 22 grammi. Per intenderci, 5 biscotti industriali ne contengono circa 3,5 grammi, non molti quindi considerando il limite posto dall'OMS. Come sempre, quindi, l'olio di palma non è pericoloso in sé per sé, ma lo diventa se consumato in grandi quantità, difficilmente raggiungibili con una dieta sana ed equilibrata. È infatti sempre meglio limitare il consumo di prodotti industriali o lavorati perché i grassi saturi, oltre che nell'olio di palma, si trovano anche nei formaggi, 15%, e negli insaccati, 10%. Sono invece contenuti in misura minore in quelli non lavorati, come le uova, il latte intero e la carne fresca, 2-3%. Ancora una volta, quindi, restare vicini alla natura si conferma la scelta migliore per la nostra salute. A questo punto ci si può chiedere perché almeno l'olio di palma non sia stato sostituito per esempio con l'olio di oliva o di girasole. Un po' perché, come abbiamo detto, con una dieta equilibrata è difficile superare le dosi massime di grassi saturi. I motivi, però, sono molti altri. Dagli anni 70 l'olio di palma ha sostituito i grassi saturi idrogenati, ovvero acidi grassi saturi che, attraverso processi chimici di idrogenazione, sono stati resi solidi e quindi resistenti all'irrancidimento. Questi grassi, cosiddetti trans, sono ormai globalmente riconosciuti come molto dannosi per la salute, a causa del loro altissimo rischio cardiovascolare. L'olio di palma, invece, è già molto denso, tanto da diventare solido a temperatura ambiente senza bisogno di modifiche. Con la sua consistenza rende gli alimenti friabili e croccanti, oltre che più duraturi poiché resistente all'ossidazione. Dopo la raffinazione diventa totalmente incolore, inodore e insapore, così da non alterare le preparazioni. È molto versatile, tanto da essere usato sia nel settore alimentare, fritture, margarine, prodotti di pasticceria e da forno, sia per produrre cosmetici, dentifrici, candele, lubrificanti, prodotti farmaceutici, pitture, pellicole fotografiche e persino dinamiti. Dagli anni 70 in poi è stato usato come combustibile. La sua pianta ha un'elevata capacità produttiva, tanto che, per una data quantità di olio, viene usata la metà del terreno necessario per altre colture, come la soia. È un olio molto economico e l'aumento della sua produzione ha contribuito all'abbassamento del prezzo. La sua vastissima produzione ha però causato molti problemi ambientali e sociali. Deforestazione. Dal 1973 sull'isola Borneo, nel sud-est asiatico, sono stati tagliati 41.000 km² di foresta pluviale, un terzo del totale, per fare spazio alle piantagioni di palme da olio.
Dal 2000 il disboscamento è salito al 47%. Minaccia alla biodiversità. Dal 1999 al 2015 sono morti 150.000 oranghi a causa sia della caccia sia del disboscamento. Le piantagioni sono anche spesso usate dai bracconieri come facile via di accesso alla foresta e quindi agli animali. Inquinamento. La deforestazione provoca l'aumento dei gas serra e quindi l'inquinamento dell'aria, poiché l'assenza di alberi blocca la fotosintesi. Le palme da olio sono troppo piccole e troppo poco rigogliose per assorbire l'enorme quantità di smog presente nell'aria. Fumo. I fumi delle foreste bruciate per far spazio alle piantagioni di palma da olio hanno causato almeno 12.000 morti premature solo nel 2015. Sfollati. Molte volte i villaggi che si trovano sulle aree destinate alle piantagioni sono sgomberati e rasi al suolo, lasciando gli abitanti senza casa e dipendenti dai sussidi statali. Sfruttamento. I lavoratori delle piantagioni, talvolta anche minori, sono spesso sfruttati e sottopagati. Per ovviare al problema, la RSPO, la tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile, ha cominciato a certificare l'olio di palma sostenibile, cioè prodotto rispettando queste regole. Non devono essere abbattute foreste primarie, aree con intense concentrazioni di biodiversità o ecosistemi delicati. Deve essere minimizzata l'erosione e devono essere salvaguardate le fonti idriche. Deve essere garantito un salario minimo ai lavoratori. Le comunità locali devono dare il consenso per l'avvio dei lavori. Ad oggi, però, solo 1/5 delle piantagioni di palma da olio del mondo è certificato. La causa risiede anche nel mancato intervento statale nei paesi produttori e, anche quando lo Stato interviene, si crea un circolo vizioso. I soldi, infatti, messi a disposizione dai governi per la salvaguardia delle foreste provengono proprio dalle piantagioni di palma da olio, senza le quali l'economia del paese crollerebbe. Per questo motivo sarebbe un'imprudenza vietare totalmente l'olio di palma, oltre al fatto che si incentiverebbe la coltivazione di altri tipi di piante ancora meno sostenibili. La soluzione sarebbe comunque quella di non abusarne, e i primi responsabili di questo siamo noi, senza nemmeno saperlo. Dovremmo quindi fare la spesa in modo più consapevole, tenendo presente che più acquistiamo ingredienti naturali, non lavorati e non già composti tra loro, meglio è. Se non sapete come fare, iniziate da quello che ha detto Franco Berrino, oncologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Immaginate di essere al supermercato con la vostra bisnonna. Tutto quello che lei non riconoscerebbe come cibo, non compratelo. In questo modo, probabilmente, entrambe le confezioni che avete in mano rimarrebbero sullo scaffale.